Buongiorno signori, oggi siamo qui con la mia automobile, anzi di nuovo con la mia auto, in quanto voglio mostrarvi qualcosa di davvero tanto ma tanto figo che piacerà a tutti gli smanettoni e amanti di auto e motori. Di cosa si tratta? Beh, saliamo a bordo della mia auto, accendiamola e scopriamolo insieme. Ed eccolo qui. Questo si chiama tecnicamente, correggetemi se sbaglio, Performance Monitor e mostra tutti i dati inviati dalla centralina alla nostra automobile. Nello specifico nella dashboard 1 troviamo il voltaggio della batteria, la temperatura dell'olio e i giri motore. Ma non è tutto qui, perché tramite la sua applicazione potremo modificare una valanga di dati. Impostando anche il background, noi andiamo a mettere magari fibre di carbonio, che è un po' più racing, ma anche il tema delle lancette. Proviamone qualcuno. Audi. Wow, questo è carino. E ovviamente, oltre tutte le impostazioni che ci permette l'applicazione, andare a scegliere cosa visualizzare nella dashboard. Possiamo attivarne una, due, tre, switchabili poi tramite i comandi touch del nostro infotainment, e per ogni dashboard possiamo scegliere cosa andare a mostrare. Facciamo una prova. Nel riquadro centrale in alto a sinistra possiamo andare a visualizzare la potenza in kilowatt. Di fianco io direi di mettere magari la coppia. Ecco la coppia. Guardate quante cose possiamo visualizzare, anche dei possibili errori della centralina e cose che io attualmente non conosco. Inseriamo la marcia inserita, l'angolo dello sterzo, che è una cosa abbastanza utile. Ed ecco qui che abbiamo personalizzato completamente la nostra dashboard. Avrete però sicuramente notato che questi dati sono fissi. Se provo ad accelerare non cambia nulla. Perché questo? Beh, perché sulla mia auto la centralina non comunica queste informazioni all'infotainment, ma bisogna passare dalla presa OBD2 che è nascosta in un posto improponibile. Praticamente devo rimuovere questo pannellino in plastica, lasciare tutto scoperto per inserire un OBD2 esterno improponibile. Fortunatamente però ci sono tante altre automobili che comunicano questi dati direttamente all'infotainment senza passare dalla OBD2 che è solitamente utilizzata per controlli in officina. In questo modo voi andrete a visualizzare tutte le informazioni utili per questa applicazione, questo monitor delle prestazioni direttamente sull'infotainment senza collegare nessuna OBD2 come vi ho mostrato nel video qui in alto a destra. L'aspetto davvero comodo è che si tratta di un'applicazione integrata in Android Auto, come vedete, Performance, e si avvia automaticamente all'accensione della nostra automobile, ovviamente se lo smartphone è connesso. Ecco qui. Di fatto queste sono tutte informazioni che la centralina già comunica alla nostra automobile, ma che non vengono visualizzati solitamente su nessun infotainment né tantomeno sulla strumentazione frontale delle nostre auto. Perché questo? Beh, perché le case automobilistiche pensano che questi dati non siano poi così indispensabili per noi automobilisti e li riservano solo per controlli in officina, ma secondo me sono informazioni molto utili, specialmente per chi è appassionato di motori, e poterle visualizzare direttamente sul display centrale della nostra automobile è davvero una cosa molto comoda. Ovviamente, per l'amor del cielo, per visualizzare queste informazioni cercate di non distrarvi dalla guida. Pensate che su auto di segmento molto alto, solitamente sportive, queste informazioni vengono mostrate su un display separato, solitamente posto sul lato del passeggero. Per scaricare questa bella applicazione vi servirà un'auto con Android Auto e ovviamente uno smartphone su cui andare a scaricare l'APK dal nome AAAD, e una volta aperto avrete la possibilità di scaricare un'applicazione per auto gratuita al mese senza effettuare abbonamenti vari. L'applicazione in questione si chiama Performance Monitor, eccola qui. Una volta installata potete andarla ad aprire direttamente da qui e dalla vostra automobile e andare a personalizzare tutte le informazioni, anzi le impostazioni che vi ho già mostrato. Qualcosina si può anche impostare direttamente dal display, come ad esempio le informazioni, il grezze, chiamiamole così, e anche un comodo cronometro.
Semplicissimo, ma da dove scarico questo APK? Beh, entrate nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video, cercate Performance Monitor, perdonate la mia pronuncia, e troverete il link per scaricare l'APK, oltre ad una piccola guida su come installarlo. Vi ricordo che questo APK è una sorta di store con alcune applicazioni compatibili con Android Auto. Importante, questa applicazione funziona senza root, senza modificare i permessi del nostro smartphone, la scaricate e funziona. Con questa APK potrete installare un'applicazione gratuitamente al mese senza passare alla versione Pro, quindi è molto comodo. Purtroppo sulla mia Peugeot 208 questi dati non vengono inviati direttamente all'infotainment, ma dovrei installare un modulo OBD2 esterno abbastanza macchinoso e scomodo. Ma voi potete provare sulla vostra automobile e se dovesse funzionare o se non dovesse funzionare, beh, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto. Facciamo una lista di auto su cui questi dati vengono inviati direttamente all'infotainment e auto su cui invece non vengono inviati. Ok, direi che questo è tutto. Io mi sto letteralmente sciogliendo qui a Bari, oggi fa caldissimo, e fatemi sapere cosa ne pensate di questa applicazione per le nostre automobili. Vi piace, non vi piace? Vi interessano altri video come questo? Beh, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto, un bel like per supportarmi, un commento, una condivisione, iscrivetevi a questo canale, attivate la campanellina per non perdervi altre notifiche, ovvero le notifiche sui miei nuovi prossimi video. E io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!